Ciao e benvenuto su Globe IQ, il canale dove la curiosità incontra la scienza e la tecnologia. Oggi affrontiamo una domanda che riguarda tutti noi, anche se spesso non ci fermiamo a pensarci. Come funzionano i satelliti GPS? Ogni giorno utilizziamo il GPS senza quasi rendercene conto. Quando apriamo Google Maps per trovare un ristorante, quando usiamo il navigatore in auto per raggiungere una città, o quando un corriere deve consegnarci un pacco. Persino le app di fitness che registrano i nostri percorsi durante una corsa usano il GPS. È uno strumento talmente integrato nella nostra vita che ci sembra banale, ma dietro quel puntino blu sullo schermo c'è una tecnologia complessa e affascinante. Che cos'è il GPS? GPS significa Global Positioning System, cioè sistema di posizionamento globale. È un sistema creato negli anni 70 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per scopi militari. Serviva a localizzare con estrema precisione mezzi e soldati in qualunque parte del mondo. Solo negli anni 90 è stato reso disponibile anche per scopi civili e da quel momento ha cambiato per sempre la vita quotidiana. Il GPS non è composto solo dai satelliti, ma da tre elementi principali: il segmento spaziale, la costellazione di satelliti che orbitano attorno alla Terra, il segmento di controllo, le stazioni a terra che monitorano costantemente i satelliti, correggendone la traiettoria e l'orario. Il segmento utente, i ricevitori GPS, cioè i dispositivi che usiamo ogni giorno, come smartphone, navigatori satellitari o smartwatch. I satelliti nello spazio. Oggi ci sono almeno 24 satelliti GPS attivi, distribuiti su 6 diverse orbite, a circa 20.200 km sopra la superficie terrestre. Sono posizionati in modo che da qualunque punto del pianeta siano sempre visibili almeno 4 satelliti contemporaneamente. Ogni satellite impiega circa 12 ore per compiere un giro completo della Terra. Questo garantisce una copertura continua. Non importa se sei in una grande città, in mezzo al deserto o su una nave nell'oceano, il GPS funziona sempre. Il segnale GPS e i satelliti trasmettono continuamente segnali radio verso la Terra. Questi segnali contengono due informazioni fondamentali: l'ora esatta in cui il segnale è partito, la posizione esatta del satellite nello spazio. Perché sia possibile, ogni satellite è dotato di orologi atomici ultra precisi, che possono sbagliare di meno di 1/1000 di secondo. È grazie a questa precisione che il GPS può funzionare. Il tuo telefono riceve i segnali da più satelliti e misura il tempo impiegato dal segnale per arrivare. Anche se viaggiano alla velocità della luce, i segnali impiegano alcuni millisecondi a coprire la distanza. Questo piccolo ritardo è ciò che permette di calcolare quanto sei lontano da ogni satellite. Il principio della triangolazione. Come fa il GPS a trasformare questi dati in una posizione precisa? Attraverso un metodo chiamato trilaterazione. Se ricevi un segnale da un satellite, sai solo che ti trovi su una sfera attorno a lui. Con 2 satelliti la tua posizione è in uno dei punti dove le 2 sfere si intersecano. Con 3 satelliti restano solo 2 possibili posizioni. Con 4 satelliti, il sistema individua esattamente la tua posizione in 3 dimensioni: latitudine, longitudine e altitudine. È per questo che il GPS ha sempre bisogno di almeno 4 satelliti per funzionare correttamente. Un esempio quotidiano. Immagina di essere in una città sconosciuta e di voler capire dove ti trovi. Chiami 3 amici che sono in punti diversi e ognuno ti dice a quanti chilometri sei da lui. Con queste informazioni puoi dedurre il punto preciso dove sei. Se poi un quarto amico ti dice anche quanto sei in alto, per esempio su una collina o in pianura, hai la tua posizione completa. Il GPS non fa altro che applicare lo stesso principio, ma con calcoli velocissimi e precisione incredibile. Un sistema invisibile ma vitale. La cosa straordinaria è che tutto questo avviene in pochi millisecondi, centinaia di volte al secondo. Il tuo smartphone elabora i dati provenienti dai satelliti e aggiorna continuamente la tua posizione mentre cammini, corri o guidi. Non ci facciamo più caso, ma dietro a una semplice freccia su una mappa
C'è un sistema spaziale di altissima tecnologia che coinvolge decine di satelliti e migliaia di satelliti calcolano la nostra posizione, ma ci sono ancora molti dettagli e curiosità che rendono il GPS uno dei sistemi tecnologici più affascinanti e complessi mai creati dall'uomo. Il cuore del GPS, l'orologio atomico. La precisione del GPS si basa tutta sul tempo. Ogni satellite è equipaggiato con orologi atomici che hanno un margine di errore di meno di 1/1000 di secondo. Può sembrare un dettaglio insignificante, ma non lo è. Pensiamo che la luce percorre circa 300.000 km in un secondo. Se un satellite sbagliasse di appena un microsecondo, il sistema calcolerebbe la tua posizione con un errore di 300 metri. Senza la precisione degli orologi atomici, il GPS sarebbe praticamente inutile. La relatività di Einstein nel tuo telefono. Un aspetto incredibile è che il GPS non funzionerebbe senza le correzioni della teoria della relatività di Einstein. Gli orologi sui satelliti non scorrono alla stessa velocità di quelli sulla Terra. A causa della relatività speciale, i satelliti si muovono molto velocemente e questo rallenta il tempo per loro. A causa della relatività generale, essendo più lontani dal centro della Terra, subiscono un campo gravitazionale più debole e questo accelera il tempo. Il risultato netto è che i satelliti guadagnano circa 38 microsecondi al giorno rispetto agli orologi sulla Terra. Senza questa correzione relativistica, il GPS accumulerebbe errori enormi di circa 10 km al giorno. Non solo GPS. Molti pensano che esista un unico sistema satellitare, ma non è così. Gli Stati Uniti hanno il GPS, la Russia ha il GLONASS, l'Unione Europea ha sviluppato Galileo, progettato per essere ancora più preciso. La Cina utilizza Beidou, anche il Giappone ha il suo sistema, il QZSS. Oggi la maggior parte degli smartphone moderni utilizza più sistemi insieme, in modo da avere maggiore precisione e meno possibilità di perdita di segnale. Dove viene usato il GPS? Oltre ad aiutarci a non perderci, il GPS ha una quantità enorme di applicazioni. Trasporti, navi, aerei e treni lo usano per navigare e sincronizzare i percorsi. Agricoltura di precisione. Permette ai trattori moderni di seminare e raccogliere con margini di errore di pochi centimetri. Geologia. Gli scienziati monitorano i movimenti delle placche tettoniche e prevedono i terremoti. Telecomunicazioni. La sincronizzazione delle reti elettriche e di Internet dipende dal GPS. Senza questo sistema, molte infrastrutture moderne collasserebbero. Limiti e sfide. Nonostante la sua efficacia, il GPS ha anche dei limiti. Non funziona bene all'interno di edifici, in gallerie o sottoterra, perché i segnali radio non riescono a penetrare superfici troppo dense. Per questo motivo, in futuro, i sistemi GPS saranno affiancati da reti terrestri e nuove tecnologie, come il 5G e i sistemi di navigazione inerziale. Questo era un nuovo episodio di Glob IQ. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, scrivi un commento con le tue curiosità e iscriviti al canale per non perderti i prossimi viaggi nella scienza e nella conoscenza.